Bentornato a Natale in un bicchiere, il format sui calendari dell'avvento e le birre di Natale con me, Lucio di Homebrewing Diary, Simone di Galfred's Beer Passion e Maurizio di Birra Corsini. Oggi Toel, per il giorno 8 del calendario dell'avvento, ci porta finalmente davvero in atmosfera natalizia, con i Nisse, gli elfi di Babbo Natale, che sembrano essere un tema chiave per il Natale scandinavo. Lo sapevi che anche gli elfi, proprio come gli umani, possono essere intolleranti al glutine? E come Babbo Natale, che dà loro degli omini di pan di zenzero senza glutine, anche Toel ha pensato di fare una birra proprio per loro, che si adatti ai loro bisogni nelle lunghe pause che fanno mentre stanno a costruire al Polo Nord i giocattoli per i bambini. Oggi infatti apriamo la Nisse Juice, una session IPA da 4 gradi e mezzo perfetta per la stazza minuta degli elfi di Babbo Natale. La birra si presenta di un colore giallo chiaro, velata, con schiuma bianca, abbondante e a bolle medie. Il naso ci accompagna con dei sentori erbacei, un lieve resinoso, del citrico e del fruttato. E il corpo è esile, con una carbonazione non spintissima. In bocca si riconfermano i sentori che si sentivano al naso. La birra non è affatto amara, come mi aspettavo. Purtroppo, a causa del grist utilizzato, spesso la versione di queste birre, che deve essere senza glutine, non è propriamente uguale a quella classica. In questo caso però mi sorprendo perché effettivamente è una buona session IPA. Il mio voto è 3,8 su 5, ma bisognerebbe chiedere agli elfi di Babbo Natale cosa ne pensano. E ora passiamo la birra a Torino, a Galfred's, che sicuramente starà per stappare un'altra birra. Grazie Lucio per avermi introdotto a questa puntata numero 8 di Natale in un bicchiere. Allora, oggi vi parlo di questa birra della Christmas Beer di Casa della Birra Civico 42, azienda con cui collaboro, e possiamo vedere che è un rosso scuro. La schiuma comunque rimane molto bella. Vi faccio vedere direttamente in camera l'etichetta. Allora, andiamo ad assaggiarla perché questa birra possiamo dire che è con fave di cacao, arancia e cannella, di cui al naso si sente davvero tanto. Birra comunque ben riuscita, in bocca si sente molto la cannella e che dire, 7 gradi e mezzo si sentono e non si sentono. Ovviamente con una bottiglia del 75 bersela tutta da solo diventa un po' impegnativo, però per essere l'8, quindi una festa, diciamo ci si può permettere il lusso di bersela tutta. Passo la parola a Maurizio e direi che questa birra gli darei un 5 su 5. Ciao Maurizio! Salve ragazzi, ed eccoci qui all'8ª puntata di Natale in un bicchiere. Oggi Micheller mi vuole stupire, ma non so se in senso negativo o positivo. Infatti nell'8ª casella troviamo una Imperial Gose con carote e olivello spinoso. Molti si staranno chiedendo cosa sia questo olivello spinoso. Beh, in Scandinavia è un frutto molto popolare, poco più piccolo di una ciliegia, dal colore arancione intenso e dal retrogusto sour. Beh, scopriamo insieme se sarà una delusione o una gradevole sorpresa. Allora, il colore è proprio quello dell'olivello spinoso, un arancione pieno, schiuma poco persistente, di trama molto fina, al naso tanti sentori di frutta sotto spirito. Vediamo al palato. I suoi 8 gradi sono ben nascosti da questo sentore di frutta, che però ecco non mi stupisce più di tanto al palato. Il mio voto 2,7 su 5. Bene, anche per oggi è tutto. E se vuoi maggiori informazioni riguardo alle stranezze birrarie scandinave, iscriviti alla mia pagina Facebook
Birra Corsini, dove sarò lieto di rispondere a tutte le tue domande. E soprattutto fammi sapere se ti piace questo format, mettendo un mi piace a questo video. Non perderti la puntata di domani, perché avremo un ospite che sulle degustazioni la sa davvero lunga.